Ciao, sono Ale e sono 6 mesi che non suono una Les Paul. Aiutatemi. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi è uno dei giorni più belli della mia vita, perché lo scoprirete durante il video. Per ora sappiate che in questo video parlerò di una chitarra che è leggendaria ma contemporaneamente nuova, e poi ci sarà anche una domanda per te che mi stai guardando. Ora voglio sbrigare subito la parte noiosa in cui ti chiedo il like e l'iscrizione al canale con la campanella, perché do per scontato che con una chitarra del genere ti iscriverai di sicuro. Poi se avrai domande mi troverai a disposizione su Instagram o in live sulla piattaforma viola per le dirette. I link tutti qui sotto. Ora spacchettiamo e iniziamo. Questa è la nuova Gibson Slash Les Paul Standard Appetite Amber Burst, ha il nome che è infinito, ovvero una delle nuove Les Paul Standard della serie Slash Collection, che è qui sul canale oggi grazie ai ragazzi di Firefly Audio. Quindi ora subito qui sotto nei commenti scrivete un applauso solo per i ragazzi di Firefly, perché stanno portando delle chitarre qui sul canale che sono fuori di testa. Però non vale scrivere clap clap, inventatevi qualcosa della serie commenti che puoi sentire. Comunque, queste chitarre rappresentano le Gibson più belle che Slash ha utilizzato durante tutta la sua carriera e che negli anni Gibson ha prodotto per lui in varie edizioni limitate. Io vi giuro che tirarla fuori dalla scatola è una cosa allucinante, perché guardatela, e mi fa super piacere perché anche con la Les Paul Custom del 58 che è passata sul canale qualche mese fa, che tra l'altro ti lascio qui sopra così dopo se vuoi vederla la recuperi, anche con questa ho la conferma che almeno sui modelli di questa fascia Gibson ha ripreso il ritmo alla grande. E comunque io lo so cosa state pensando e andate tranquilli, anche se la chitarra è quella di Slash, giuro che non suonerò mai Sweet Child O' Mine in questo video, prometto. I dettagli su questo strumento sono lavorati veramente in maniera maniacale, e poi è stupenda anche la grafica con il loghino di Slash che è proprio sul retro della paletta, nel punto in cui di solito la Les Paul se cade si rompe. Il motivo per cui si rompe lo sappiamo e ne abbiamo già parlato varie volte dei difetti di questa paletta qui sul canale, però diciamo anche che non dovrebbe rompersi perché le chitarre non sono fatte per cadere. Ora io non resisto più, non voglio più parlarne, voglio solo suonarla. I suoni che si possono tirar fuori da questa chitarra sono ovviamente quelli che si rifanno a tutto il mondo Guns N' Roses, ma ovviamente anche tutti i progetti successivi ai Guns N' Roses di cui Slash ha fatto parte. Stavo per dire che di recente i Guns N' Roses hanno fatto la reunion e poi mi sono accorto che è successo nel 2016, sono già passati 5 anni. Comunque, se i suoni si fanno cercando di emulare quella che è stata l'attrezzatura di Slash, non ci sono assolutamente problemi a replicare il suo suono. Non ci faccio un episodio del diamoci un tono solo perché con questa vincerei io facilissimo e vi risparmio
risparmio la sofferenza. Se volete recuperare tutti gli altri episodi vi lascio la playlist completa qui sopra. In questo caso comunque ho utilizzato ovviamente il mio HX Stomp, simulazione di JCM 800 che tanti dicono che non suoni bene, ma a me non sembra. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e secondo me comunque tutto il suono in generale rende alla grande. Dal punto di vista tecnico la chitarra è fatta ovviamente in mogano sia per quanto riguarda il corpo ma anche per il manico. Per il top abbiamo un acero fiammato che è uno spettacolo e che richiama ovviamente la finitura Amber Burst. Sulla tastiera invece abbiamo un palissandro che è stupendo. Il manico è un 22 tasti scala 24 e 3/4, quindi direi Gibson al 100%. La chitarra è super morbida come tutte le altre Les Paul. Mentre il profilo del manico, che è una cosa che mi chiedete spesso e avete ragione a chiedermelo, cerco di parlarne il più possibile, è un profilo C50s Vintage. E comunque, essendo un profilo stile anni 50, l'ho ritrovato più sottile rispetto a quello anni 50 della Custom Shop che ho provato qualche mese fa. Infatti, per la mia mano, diciamo che è un manico un pochino più familiare. Possiamo dire tranquillamente che sta in una via di mezzo tra lo Slim 60 della mia Les Paul Standard e quello che è classico mazza da baseball enorme della Les Paul anni 50. La sensazione che mi dà fra le mani è questa. Altra cosa super interessante di cui bisogna parlare assolutamente è l'elettronica. Infatti i pick-up sono dei Gibson Custom Burst Backer Alnico 2. Gibson ci promette che con questi pick-up possiamo tranquillamente replicare il suono utilizzato da Slash durante tutti i suoi live. Ed è particolarmente interessante la scelta di non applicare i Seymour Duncan Alnico 2 Pro, ovvero i famosi pick-up a zebra di Slash. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti quale preferite. A me non me ne frega niente, perché a me basta che abbia la forma della Les Paul, pesi 500 kg e io sono felice. Se trovate un difetto nel suono di questa chitarra, vengo a prendervi. Fare anche solo un bicordo con la distorsione giusta è una goduria. Comunque raga, date veramente un'occhiata alla scheda tecnica che trovate sul sito di Firefly qui sotto in descrizione, perché vi voglio vedere tutti con la bavettina qui alla bocca. Comunque, dopo aver parlato un po' della chitarra, adesso parliamo un attimo di Slash, perché voglio dirvi 3 cose che forse, ma forse, non sapete su di lui. Prima di dirvi la prima cosa però faccio una piccola introduzione. Vi presento Slash. Ok, momento infartino superato. Non ce l'abbiamo fatta a fare come con Steve Vai per ora. Però sapete quanto le storie di unione all'interno del mondo musicale, in questo caso chitarristico, mi piacciono, e quindi sono riuscito a trovare una dimostrazione di queste cose anche nella carriera di Slash. Prima curiosità, forse non lo sapete, ma Slash ha collaborato con il signor Vasco Rossi. Infatti nel 2008 hanno lavorato insieme al singolo di Vasco chiamato Gioca con me, e se ascoltate il brano la presenza di Slash si sente al 100%. Sembra quasi un brano dei Guns ma cantato da Vasco Rossi. Tra l'altro di questa storia c'è anche un aneddoto super divertente, perché durante un live proprio nel 2008 a Torino praticamente Slash è comparso sul palco e sono tutti letteralmente impazziti, band compresa, perché nessuno sapeva della sua presenza. Ma la cosa divertente è che era ovviamente uno scherzo architettato dal tecnico della chitarra di Steph Burns. Praticamente lui, armato di Eco Les Paul, come quella che ho provato io nel video di qualche settimana fa, e ve lo lascio qui sopra così se volete lo recuperate, Carlo è salito sul palco e ha spiazzato tutti impersonando Slash. La scena direi che parla da sola, ma la cosa che vale di più di tutto questo sono i commenti che ci sono sotto al video che riprendono quella scenetta. Sono tutti commenti tipo: ma figurati se Slash fa le cose con Vasco Rossi, Slash non andrebbe mai a suonare con Vasco Rossi, tutte cose così. E invece Slash ci ha collaborato veramente con Vasco Rossi. Se loro che sono al top nel mondo della musica riescono a collaborare così, con questa serenità, perché le persone devono essere così persone? Raga, lo fanno loro, non ha senso che da questa parte noi facciamo il tifo da stadio insultando Vasco Rossi oppure Slash. Sta gente rosica e basta. E infatti proprio ora ti suono la canzone di Vasco Rossi. Curiosità 2. Cosa faceva Slash prima dei Guns N' Roses? Prima dei Guns, Slash conosceva già Steven Adler e Duff McKagan, che poi sono diventati batterista e bassista dei Guns, e suonavano insieme nei Road Crew nell'84. Contemporaneamente, da un'altra parte, Axl Rose e Izzy Stradlin suonavano insieme negli Hollywood Rose. Slash ricevette la proposta di entrare comunque nella band, ma da bravo chitarrista solista non voleva dividere il palco con un altro chitarrista, e nel mentre Axl e Izzy sono entrati negli LA Guns. Contemporaneamente le due rispettive band si sono praticamente mezze sfasciate, e visto che c'era
c'erano delle date e dei concerti in ballo, hanno detto proviamo a unire le due mezze band, vediamo come va. Da lì in poi sono nati i Guns N' Roses, in cui Slash prende parte come rimpiazzo a Tracy Guns. Il loro primo concerto va benissimo e ottengono la possibilità di fare anche qualche data in seguito. La prima di queste è a Seattle, e dopo essere rimasti a piedi con la macchina e fatti chilometri a piedi con gli strumenti, arrivati sul posto si esibiscono davanti a 20 spettatori e il proprietario del locale poi si è anche rifiutato di pagarli. Quindi raga, se è successo ai Guns non lamentiamoci, non lamentiamoci noi. Curiosità 3, l'amore di Slash per le Les Paul. Quando pensiamo a Slash, la cosa che ci viene in mente subito, oltre al suo cappello a cilindro, è sicuramente la Les Paul. Infatti Slash è sempre stato letteralmente innamorato delle Les Paul. Capisco anche il perché. Slash racconta di aver iniziato con un piccolo Fender Princeton e una copia di una Les Paul marchiata Memphis. E così ha iniziato il suo percorso nel mondo della chitarra, fino a riuscire ad acquistare la sua prima vera Gibson Les Paul, che ha raccontato essere una standard nera comprata in un piccolo negozio a Sunset Boulevard. Praticamente come la mia standard. Coincidenze? Io non credo, però io l'ho comprata a Bergamo, non a Sunset Boulevard. Ammetto che mi sarebbe piaciuto tantissimo avere Slash qui sul canale insieme alla sua chitarra per chiedergli una cosa specifica che penso tutti i chitarristi si stanno chiedendo. Ma quando è che ha veramente senso comprare una chitarra signature nel momento in cui Slash stesso ha iniziato con una standard? E il suo suono super famoso del primo disco è fatto con quelle chitarre, non con queste signature. Ho intenzione di farci un video su questo argomento e sviscerare ogni dettaglio, quindi ho bisogno di sapere la vostra qui sotto, così mi date un po' di spunti. Non dico che facciamo il video insieme, però mi date dei bei punti di partenza. Per quanto riguarda questo strumento, i ragazzi di Firefly Audio così mi conquistano facile, perché con chitarre del genere, che già sono belle di loro perché sono Les Paul, è come scuotere il sacchetto dei croccantini chiamando il gatto a mangiare. È ovvio che arrivo subito. Comunque, questa chitarra direi che è un'icona della storia del rock, così come il chitarrista che la suona, con un tocco che è veramente riconoscibile. Come ho detto prima, se sentite il brano di Vasco Rossi, Slash lo beccate subito. Uno degli elementi così tanto caratteristici di Slash è sicuramente il bending, che tra l'altro tratto all'interno di uno degli ultimi corsi usciti sul mio portale, quindi ti lascio il link qui sotto in descrizione così ci dai un'occhiata. Poi, come ti ho detto prima, se vuoi farmi qualsiasi domanda trovi il link per capire come rintracciarmi e stalkerarmi qui sotto. Vabbè, questo sarebbe il momento in cui Slash normalmente vi saluta, quindi facciamo che sulla fiducia un saluto ce l'ho mandato, e mentre io vi aspetto per il video di settimana prossima, adesso vado a divertirmi un po' con lei, sempre responsabilmente.